perché quando ti metti a registrare inizi a sbagliare tutto e il suono inspiegabilmente peggiora? Te lo spiego subito dopo l'intro. Ciao a tutti e bentrovati. Oggi affrontiamo un argomento che fa impazzire praticamente tutti. Il momento in cui schiacci REC. Hai studiato tutta la settimana, tutto a posto, fantastico, meraviglioso, poi ti metti a registrare e il suono ti sembra più brutto del solito, inizi a sbagliare tutto e non ti riesci a spiegare perché. E ti parte subito il dubbio, dice: ma sono io che suono male o è il registratore che ce l'ha con me? Tranquilli, non c'è nulla di sbagliato. È una reazione del tutto normale e molto più frequente di quanto si possa pensare. Oggi vi spiego perché e come fare per risolvere questo piccolo problemino. Quando noi schiacciamo il tasto REC, il nostro cervello entra in modalità performance. È come se ci fosse un pulsante che insieme al REC aziona anche modalità performance. E cosa succede nell'immediato? Tante cose. Le spalle si irrigidiscono, le dita cominciano a essere pesanti, non riesco più a prendere bene il fiato. Insomma, si perde molta naturalezza. E lo stesso meccanismo molto simile a quando stai suonando e qualcuno ti sta ascoltando. Quindi non è la registrazione che peggiora il suono, ti fa venire male l'esercizio, ma è la tensione che crea tutti questi inconvenienti. E questa tensione ti posso garantire che è una cosa normalissima e che arriva a tutti quelli che compiono questa operazione. Molti mi dicono: Emanuela, quando mi registro mi sembra molto peggio di quando suono normalmente. E ti posso dire che è assolutamente normale, perché il microfono è un po' come uno specchio, non è che ti aggiusta le cose che non funzionano. Se sei stonato, continui a essere stonato, se il suono è brutto, continua a essere brutto, e quindi ti riporta una situazione fedele a quella che è nella realtà. E questa onestà del microfono all'inizio fa un po' male, perché effettivamente ti rimanda esattamente quello che stai producendo. Però la buona notizia è che la stessa onestà diventa un potentissimo motore di crescita successivamente. Il vero motivo per cui si peggiora è che quando tu schiacci REC ti parte tutta una serie di pensieri. Per esempio, adesso devo suonare bene, se sbaglio adesso devo rifare tutto da capo, adesso si sentiranno tutti i difetti che avevo quando stavo studiando. E tutto questo dialogo interiore non è che ti porta buoni frutti, no. Ti porta tensione, preoccupazione. La buona notizia è che questa cosa si può risolvere in 2 o 3 passi strategici. La prima cosa è normalizzare la registrazione, ossia non rendere la registrazione una cosa eccezionale. Dice: mi registro una volta l'anno, perché ovviamente se io mi registro una volta l'anno arrivo lì e mi agito. Se io invece mi registro 1 minuto ogni giorno, già la cosa inizia a cambiare. Per esempio, finisci la tua sessione di studio e dici: vabbè, adesso registro questa nuova scala che ho imparato oggi. 1 minuto, non è che serve mezz'ora di registrazione. La seconda cosa è registrare cose che si sono studiate davvero. Ricordiamoci che leggere una cosa 1 o 2 volte non vuol dire averla studiata. Quando si studia una cosa si prende confidenza con quella cosa. Quindi andrò a registrare solo cose di cui sono sicuro. Il terzo punto è il più importante di tutti: non riascoltarsi subito, ma farlo il giorno successivo, perché a caldo posso garantire che si è ultra critici nelle cose. Invece il giorno dopo, con la mente fresca, diciamo, le cose funzionano molto molto meglio, perché ci si giudica di meno. E il giudizio negativo è sempre una cosa deleteria. Prova un paio di settimane a seguire questi punti e vedrai che grande differenza. La cosa più importante di tutte da ricordare è una: ascoltatemi bene. Quando mi registro e succede qualche errorino, il suono è un po' meno bello del solito, non vuol dire che non sappiamo suonare. Significa soltanto che stai imparando a gestire la tua mente mentre suoni. Ed è questo il vero salto di qualità per un musicista, uno studente adulto. Un principiante assoluto non maturo pensa soltanto a fare le note a tempo. La persona invece matura
incomincia a gestire il proprio stato interiore. E sì, è su questo che io accompagno i miei allievi. La tecnica sì, avere un buon suono, essere intonati, saper fraseggiare, essere sicuri anche tecnicamente, ma anche presenza e fiducia e maturità, consapevolezza, che è un fattore importante quanto saper suonare lo strumento. Ragazzi, se questo video vi è stato utile, scrivetemelo nei commenti. Mi piace tanto leggere le vostre esperienze e potervi accompagnare sia dal punto di vista tecnico strumentale, ma anche mentale. E se volete lavorare più da vicino su respirazione, fraseggio, tecnica, concentrazione, problem solving e strategie di studio, nelle mie lezioni affrontiamo tutto in maniera molto personalizzata e ottimizzata, sia con le lezioni settimanali che con le lezioni una tantum. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, la registrazione non è un giudizio, è un alleato. Ciao ciao!